Buonasera, anche io ti voglio bene, Riccardo. E non ti si sente l'audio. Questa live è iniziata benissimo. Buonasera Leonardo, buonasera signori dei sit, buonasera Ale. Aspetta, prova a parlare ora. Sentite? Ora ti sento. Ah, perfetto, no, aveva fatto casino. Allora, buonasera a tutti. Buonasera Ipam. Ciao No, gente. non ho Ciao ancora gente. visto il trailer di Deadpool e Wolverine, lo vedremo adesso. Yes. Ieri sono andato Ma al tra cinema a vedere l'altro... Holdovers. Devo andarci anch'io. Ma Si tra l'altro sente che Dio stesso in Nebraska. Tra l'altro, non dissero che avrebbero rilasciato 2 trailer Deadpool 3, o ricordo male Sembra. io? Che tipo avrebbero rilasciato uno per tutti e poi uno vietato ai minori. Mi pare che dissero così. Boh. Magari lo rilasceranno più avanti. Di Holdovers devo andarlo a vedere. Prima o poi... devo vedere quando, perché ho una serata libera. Che palle. Giamatti, ottimo attore. Ciao Lorenzo. Lorenzo, guarda, ti chiedo scusa, ci ho avuto un po' di casino oggi pomeriggio e devo ancora leggere quella roba che mi hai mandato. Appena riesco la leggo. Allora, vi do una notizia che non so quanto vi può interessare, però in live ci sono io, quindi ve la do lo stesso. Sono in pari con Grey's Anatomy. Va bene! Dopo 3 anni di visione sono arrivato alla fine della 19ª stagione, in attesa della 20ª. Complimenti. Grazie. Prego, applausi. Oia. Dai, se Riccardo è riuscito a guardarsi 19 stagioni di Grey's Anatomy, io posso mettermi in pari con Dottor Who. Un giorno, forse. Prima di morire, spero. Era più dignitoso dire che eri furry. Mai. Bestie. Letteralmente. Il problema di Grey's Anatomy è che le prime 6 stagioni, al netto di qualche problema qua e là, perché gli attori vanno e vengono come se fosse un bordello, si lascia seguire senza troppi problemi. Anche ci sono alcune situazioni sono anche fighe. Il problema è che da un certo punto in avanti gli episodi diventano talmente tanto tutti uguali che te puoi seguirlo con un orecchio, neanche con tutti e due. Puoi benissimo seguirlo con un orecchio, ed è quello che ho fatto, a dire la verità. C'avevo un orecchio su Grey's Anatomy e tutto il resto a giocare a Vampire Survivor. Molto bene. Però, appunto, finché non muore Derek Shepard, la serie è ottima. Da lì in poi il tracollo. Poi, appunto, il problema che hanno tutte le serie a lunghissima serializzazione, quindi attori che a un certo punto dicono: chiedo scusa, io andrei, e lo ammazzano o lo mandano a Boston. C'è sto meme clamoroso per cui i personaggi di Grey's Anatomy, quando escono di scena, o muoiono o vanno a Boston. Pare che a Boston ci sia questa specie di buco nero in cui finiscono tutti i personaggi di Grey's Anatomy scartati. La famosissima personaggi scartati, rapper falliti. E allora ragazzi, non ho ancora visto Argylle, che mi pare, non ho capito se è tipo un nuovo film dove c'è anche non c'è Henry Cavill, non si è capita bene sta cosa. Ma c'è un clone di Henry Cavill? Io non ho capito sta cosa, ma Argylle è uno spin-off di Kingsman. Cioè, io non ho capito. Cioè, Lorenzo, mi pare che è uscita fuori sta cosa. E nessuno lo sapeva. Cioè, non so se sta cosa è vera oppure no. Comunque no, ancora non l'ho visto. Ne stanno parlando malissimo, tra l'altro, di questo film. Quindi non lo so. Beh, c'è Henry Cavill. Giulia, non l'ho mai letto. È una di quelle letture Bonelli che prima o poi mi piacerebbe recuperare, perché
potrebbe interessarmi. A me no. Cioè, dicevo, vabbè, c'è Henry Cavill, che per carità, il problema non è tanto che Henry Cavill sia un cattivo attore, anzi è un discreto attore, è che proprio si sceglie film di merda. Non è che, è che proprio a saggezza ha rollato bassissimo. Si sceglie sempre dei film orribili. Povero Kevin. Ah sì, è uno spin-off di Kingsman. Allora cazzo lo devo vedere. Ok. Lo devo vedere per forza allora. Beh, il fatto è che Kingsman ha fatto un gran film e due troiai completi, quindi non so bene come prenderlo. Io penso di essere uno di quelli che ha apprezzato tutti i film di Kingsman finora, chi più chi meno. Però sto Argyle veramente ne sono sentito parlare proprio malissimo ovunque. Te sei un cane. Ma che c'è? Come fai ad apprezzare Ralph Fiennes che fa finta di essere serio in un film su super spie che si picchiano nei modi meno interessanti possibili? E quello pure, non si piglia minimamente sul serio. Sì, ma Ralph Fiennes lo prende come scene action fighissime. Cioè, sì, ho capito, ma quel film è una noia mortale. No, sto parlando del terzo Kingsman, il prequel. Guarda, Mi segui? Io sto parlando del Kingsman, il senza terzo con Ralph Fiennes. Senza la S finale. Kingsman, sì. The Kingsman. Ma c'è Rasputin, a me basta quello. Ma è un cazzo di incapace Rasputin! È tipo il mid boss della prima del primo livello di un videogioco. E poi non c'è un cazzo fino alla fine. Come cazzo fai a prestarle un film del genere? È una merda! Penso che in Kingsman, per quello appunto, ci sia una per me, una delle scene di morti più soddisfacenti che abbia mai visto nella storia del cinema. No, quando muore Coso lì in guerra, tra l'altro a cazzo proprio, io ho goduto maledettamente. Hai voluto fare la guerra, testa di cazzo? E questo succede in guerra! Coglione! Coglione! Sei un cane. Per Asbin Hotel sono emerse nuove prove a sostegno della teoria che ti aveva accennato. Quali prove? La serie è ferma. Appunto. Per cosa vuoi provare? Ora, senza offesa, è carino fare teorie, è simpatico fare teorie, ma che cazzo vuoi provare finché la serie non riparte? Scusate, oggi mi girano negli episodi. Se mi vieni allora, io ti giuro, se mi mandi su Instagram degli screenshot con le freccette per indicarmi quale dettaglio sarebbe a supporto di una tesi, io vengo a Roma e ti sputo in faccia. E poi mi disiscrivo e poi tolgo il like alla tua pagina Instagram. Ma questo a prescindere se poi le prove sono effettivamente valide oppure no. Non me ne frega assolutamente niente se le prove sono valide o meno. A prescindere, quindi. Cosa cazzo vuoi? La serie è ferma! Mi devo calmare, oggi mi girano. Oggi mi girano veramente tanto. Tra l'altro, di quale teoria stiamo parlando? No, del fatto che ci sarebbe un personaggio extra accennato da Visipop in un'intervista che sarebbe il reale, come si dice? Ro? Ro, sì, sarebbe Ro che ha il... Non me lo ricordo più, aspetta. No, che non mi interessa, è quello il punto. Allora, fammi vedere. Perché me l'aveva mandata la teoria... Allora, tanto io devo dire... ricordatemi un attimo, ragazzi in chat. Noi qui... Allora, 3 di voi sono admin del canale, moderatori del canale, giusto? Io, Lorenzo e Francesco, se non sbaglio.
Ok, allora, quindi escluso te della chat, solo Lorenzo e Francesco sono Mi pare. moderatori. Ok. Allora, dal momento che loro due sono, diciamo, membri ufficiali del mio staff, potremmo definirla così, io vorrei mettere anche voi due nella mia giuria, già che ci siamo, perché più gente siamo meglio è. Allora ragazzi, Lorenzo c'è in chat, Francesco ancora non è arrivato, quindi magari può... può! Si parla del diavolo! Eccolo! Perfetto Francesco! Ma è tipo un Allora... momento you just made the list? You just made the list. Allora ragazzi, Lorenzo e Francesco, soprattutto voi due, è importante. Io sto preparando di nuovo i Doc Awards per quest'anno. E a differenza degli altri anni in cui io ero, ti voglio bene Riccardo, a differenza degli altri anni in cui ero io a realizzarli completamente da solo, a partire da quest'anno, perché è Doc 2.0, a partire da quest'anno io voglio avere una giuria, cioè io voglio anche altra gente che mi aiuta a mettere su poi le, diciamo, classifiche finali, diciamo così. Ovviamente per quanto riguarda il Golden Doc, cioè quello dedicato all'animazione occidentale, c'è ovviamente il buon Riccardo, tra i membri della giuria. Per quanto riguarda i Doc Awards, per gli anime, ovviamente contatterò Andrea, magari Alta, Davide e anche altra gente miei conoscenti del privato che sicuramente saranno molto divertiti dal fare questa cosa, ma io volevo chiedere a voi due, Lorenzo e Francesco, dal momento che tecnicamente parlando voi fate parte del mio staff su questo canale, io voglio anche voi due nella giuria di entrambi i video, perché voi due seguite entrambe le cose. Che ne pensate? Allora, Lorenzo il suo numero ce l'ho perché ci caga il cazzo tutti i giorni su Telegram e quindi va bene. Ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene, Lorenzo. Francesco, mi sa che mi devi dare tu il tuo contatto su Telegram, molto più comodo. No, aspetta. Ma tanto tu scrivi ma tanto ce l'ho sul canale Telegram. A posto, poi ti contatto io. Ok, Lorenzo dice che vorrebbe rimanere più sull'Occidente. Va benissimo. Te, Francesco, invece, come te la senti? Vuoi essere in entrambe o preferisci solo una rispetto all'altra? Cioè, dipende ovviamente da com'è il tuo bagaglio, cioè diciamo quante robe hai visto di uno e quante robe hai visto dell'altro nel corso dell'anno. Dimmi tu. No, per i pianeti, sì. Teoria dei pianeti. No, è quella. Deve averti mandato anche a te quella roba sua della spartizione dei pianeti tra dei o roba del genere. No, Francesco, cioè tu perché io vi invierò l'elenco delle varie categorie dei vari premi e per ogni categoria voi dovete scegliere 6 nomination riguardanti però soltanto le robe che sono uscite nel corso del 2023. Quindi Francesco mi devi dire tu quanti anime hai visto nel corso del 2023, quanti cartoni hai visto nel corso del 2023 e poi cioè, vabbè, allora ti mando entrambe le liste e vabbè. Comunque tranquilli ragazzi, se non c'è bisogno che mi mettete le 6 nomination per ogni singola categoria,
quelle che poi vi scrivo in privato e vi dico meglio come dovete fare. Specifica le regole, per l'amor di Dio. Specifico le regole. Allora, fammi andare a vedere, ma sta cosa che mi ha scritto Lorenzo, che purtroppo il caro Lorenzo, la maggior parte delle robe che mi manda, me le manda mentre io sto al lavoro. Quindi spesso io le visualizzo, ma giustamente non le leggo, cioè, perché non ho tempo. Allora, la Madonna, ma è un papiro sta cosa. Vabbè, Lorenzo, ti rispondo più tardi. Allora, no, Francesco, non devi apparire in video, devi solo... C'è una cosa che tu scrivi per conto tuo, poi me la mandi e semplicemente, quando io poi andrò a stilare la classifica finale, cioè, parte di quelle nomination saranno state decise anche grazie al tuo contributo. E allora... No, Doc, era per scherzare, non guardarla. Ma come non guardarla? Non in questo momento, diciamo. Buonasera Davide, nel frattempo. Ciao Davide. Sì, tra l'altro, poi ti volevo chiedere, Riccardo, cioè, in che senso Vox Machina e Pantheon non li hai contati? Perché non sono usciti nel 2003, ci sono state le seconde stagioni nel 2003. E quindi? Io avevo capito usciti nel senso di entrati, ecco perché ti chiedo di specificare quando dici no, le regole, ma puttana. Allora no, per quello che è successo prima, colpa mia. Per questo no, questa è colpa tua. Ricca! Ma scusa una cosa, ma gli Emmy Awards non premiano le serie stagione per stagione ogni anno? Ma che cazzo vuol dire? Allora, è ovvio che, come gli Emmy Awards, ma è ovvio che contano anche le stagioni uscite nell'anno. Ma che vuol dire? No, non è ovvio un cazzo. Sì. Ma hai detto uscite durante il 2023, io capisco partite nel 2023. Ma no, perché? Ma non c'è proprio il nesso logico del perché avrei dovuto intendere. Ma perché scusa, il meglio dell'animazione del 2023, quelle sono uscite nel 2023, perché non dovevano. Ma che vuol dire? Perché hai detto serie, non stagioni. Ma in generale! In generale cosa? No, Riccardo, per questo non si capisce una sega quando parli. No, stavolta hai torto tu. Hai torto tu stavolta. Hai torto tu. Allora. No, oggi è andata male. Lasciamo stare. Vabbè, allora rifarò il papiro, Allora. Se mi ci blocco anche quelle, c'ho da rifare diverse svariate cose. Quindi, salve popolo migratore del web, io sono sempre SemplicementeDoc e benvenuto in un appuntamento con DOCREACTION, in cui io e voi ci contiamo qualcosa di bello online. Con me sono mio fratello di madre diversa, il buon Riccardo del Penino di Carta. Prima di proseguire in questa vi ricordo di supportarci e seguirci su tutti i nostri social che trovate qui sotto in descrizione, YouTube, Facebook, Telegram, Twitch, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi è lunedì, quindi si torna su Death Battle. E oggi avremo... degli scontri abbastanza interessanti da vedere, di cui uno in particolare che, diciamo, cioè, se non c'è almeno uno scontro what the fuck, questa rubrica non è bella. Se avete visto il post che ho fatto prima su Telegram, sapete già cosa andremo a vedere oggi, però io... Vabbè che l'avevamo già preannunciato anche nella settimana scorsa, quello che abbiamo visto oggi, però vabbè, io comunque ve lo ricordo per chi se lo fosse perso. Allora, condividi schermo. Noi oggi andremo a vedere... Allora, abbiamo Flash Wally West, per essere precisi, contro Archie Sonic, quindi non lo stesso Sonic che abbiamo visto nel video contro Mario. Questo è il Sonic della serie a fumetti pubblicata appunto da Archie Comics. Okay. Obi-Wan Kenobi contro Kakashi di Kakashi Atake, Maito Gai contro All Might. Perché? E poi Scooby-Doo contro Leone il cane fifone. Io veramente io devo vedere questa cosa, altrimenti non potrò andare a dormire stasera. Ma prima di questo, però, è finalmente uscito il tanto atteso
primo teaser di Deadpool 3, che in realtà a quanto pare si chiamerà Deadpool e Wolverine. Giustamente. E vediamo un po'. Guarda, noi ci siamo tenuti per vederlo stasera, sto trailer. Vediamo un po' come... Vediamo un po' com'è. Togliamo la musica in sottofondo. Perfetto. Vediamo un po'. Si inizia subito con una bella torta di compleanno per Wade, va bene? È la prima immagine del trailer, perfetto. Vediamo un po'. Madonna! Ok, d'accordo, va Che- bene. con quali capelli? Gli ultimi anni sono stati tosti, di certo. Però sono felice. E questo grazie a ognuno di voi. Sono il più fortunato. Ned! Un desiderio, baby. Wade Wilson? Ehi, chi sei? Cosa? Che cazzo? E dovrei spaventarmi? Il pegging non è una novità per me, caro, ma per la Disney sì. Va bene. Me la TVA? Sì. Ma che cazzo? Signor Wilson, a quanto pare te la sei fatta addosso mentre eri svenuto. Non sono mai... Ma è Kevin Chi Spacey? sei tu? E perché No. sono qui? Vieni con me. Io pareva Kevin Spacey! Sì. Wade, tu sei speciale. Hai una chance. Diventare il più eroico tra gli eroi. Ah, bello, così a, So dove vuoi andare a parare. a cazzo duro proprio. Il tuo Cinematic Universe sta per cambiare. Io sono il Messia. Io sono il Gesù della Marvel. Ma quello era il logo della Fox. Sì. Adoro questa parte. Ferma qui! Il logo della Fox, ma che cazzo? Ah, vabbè. Wolverine. Non stare lì impalato, dammi una mano ad alzarmi. No, anzi faccio da solo, grazie mille. C'è più meta che film qui. Sì. La paura che possa essere semplicemente una enorme lista di, cioè, di fanservice con citazione a quello e quell'altro è tantissima. Sì. Però erano così anche i primi due Deadpool e bene o male sono riusciti bene a equilibrare le cose. Vediamo. Come se... Tra l'altro c'è la TVA. Cazzo. Sì. C'è... Sì. E... Ma, scusa una cosa. Ma quello a sinistra... Ma lo vedi quel coso che c'è a sinistra? Sì, sembra una bandana, qualcosa del genere. Cos'è? No. È un fumetto di Secret Wars. Scusa, come schifo l'hai visto che è un fumetto di Secret Wars? Cioè, riesco a leggere il titolo. Oh signore. Sì. C'è Wars scritto proprio a caratteri cubitali e sopra c'è... Perché bene o male ho riconosciuto il font. C'è il fumetto di Secret Wars. Ha proprio sparato così davanti. Stiamo andando lì. Vabbè che già si sapeva. Però bello. Suppongo. Venom No, 3 Kraven.
Se ti vuoi del male, Davide. Davide, perché ti odi? Nessuno aspetta Venom 3 e Kraven, nessuno li aspetta. Io, ma non lo vuoi vedere il Kraven modello di Calvin Klein? No. Che già sono rimasto deluso strano. già sono rimasto deluso dal gioco di Spider-Man, non voglio deludermi ulteriormente. Vabbè, che come se avessi delle aspettative per il film di Kraven. Dio, Wade coi capelli in testa così è un po' inquietante. Ma sono belli cosa, Davide, che sono una merda! Cioè, i film Sony sui cattivi di Spider-Man sono uno più brutto dell'altro, ma che cosa sono belli? Sono spazzatura! Sì, la TVA l'hanno messa perché è il modo con cui riescono a collegare i vari universi narrativi. E beh, c'hanno sta puttanata da giocarsi quando vogliono, quindi la usano giustamente. No, è vero, Davide, è vero. Film di merda, No, è oggettivamente vero, parlando. Davide, sono tremendi quei film. Tra l'altro bello Wade che fa il saluto che tra l'altro questa cosa anche nei fumetti quello Deadpool è effettivamente un grande fan di Captain America, quindi Non mi sento tranquillo, Davide. Davide dissero che era più serio pure Venom 2 e invece no, era una puttanata pure quello. Cioè, quello che dicono i produttori di ste robe per cercare di vendere di più sono robe che non devono essere prese sul serio, perché dicono solo Per niente. cazzate per niente. Quindi guarda, io porca puttana, se questo qui sembra Kevin Spacey 20 anni fa. Ma vuoi che non ce la faccia la battuta? Ma per forza. Qualcosa del tipo non potevo permetterci quello vero, ci ho dato quello della Lidl. Allora, ma voi preferireste fare il rewatch come dei film Marvel di Sony o del collegio? Marvel. Perché tu hai detto film Marvel di Sony, quindi in mezzo a quel pattume sono compresi comunque anche i film di Spider-Man, che almeno quelli Infatti. si salvano. Allora, Per carità, i 3 film di Raimi sono al loro peggio buoni, al loro meglio ottimi. Gli Amazing continuano a non piacermi, ma sono guardabili. Il resto sono spazzatura. Il collegio è solo spazzatura. raga, ma questo è Pyro. Ma questo è Pyro. Ho riconosciuto il costume. Ma è Pyro. Okay. Mica come invecchiato male. Vabbè, ci credo. Sono passati tipo 20 anni dai primi Ma film infatti non era un ragazzino, Pyro. Sì, vabbè, penso sia lo stesso attore, giustamente sono passati 20 anni dai primi film di X-Men, quindi però minchia. Madonna, guarda, devi pescare pure Pyro. C'era una scena, no? Ferma qui! Ho visto un tizio prima. Ah, ecco lì. Mm-hmm. Ma che cazzo? Ah, ok, no, è solo insomma Minion scagnoso Minion generico, ok. Ok. 26 luglio. Ottimo fermo immagine. ottimo fermo immagine. 26 luglio. Io no, spero... Davide, dicevo... non dicevo che... quelli con Tom Holland, dicevo quelli con Andrew Garfield. Io spero veramente che possa essere un film divertente come i primi due. Sì. E sarò anche in questo caso un po' di nostalgia ce l'ho pure io e sarà bello rivedere anche il buon Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Tra l'altro finalmente con il costume vero di Wolverine, che bello, finalmente con il costume vero. Incrociamo le dita, ragazzi, ci spero veramente. Dopo tante delusioni in casa Marvel negli ultimi anni, ci spero tanto. Ok. Davide, smetti di dare i numeri.
Allora, partiamo con Flash contro Sonic. Dai, E la mia speranza di vedere Sonic finalmente vincere uno scontro, anche se contro Wally ne dubito non ho cioè, dove vai? abbastanza. Oddio, a parte contro Wally magari ha già qualche speranza in più. Poi per carità, Speriamo bene, perché il Sonic di Archie non lo conosco quasi per niente, quindi non saprei effettivamente di cosa sia capace, però Leonardo vediamo. ci vorrebbe un miracolo per cambiare l'MCU. Non Deadpool. No, comunque sia, no, allora ci sta che vogliano mi può star bene immaginarmi un contesto in cui la Marvel ha detto ok, cambiamo l'MCU in un certo modo, partiamo con Deadpool che è la cosa meno MCU che abbiamo a disposizione. Ci sta, ci credo quando lo vedo. Sì. Morbius è bello? No, è una merda. È una merda. Però coso lì almeno è divertente. Matt Smith? Sì. Lui ci ha creduto tantissimo. Ha detto, vabbè, sto film è una merda, voglio almeno divertire io. E effettivamente lui è esilarante ogni volta che è su schermo. Ok. Sottotitoli ce ne sono? Ovviamente no. Però vabbè. E quando mai? Opzioni. No. Traduzione automatica. Merda. Un enorme patchwork. Non so se lo definirei così, ma me lo faccio andare bene. Che cazzo? No Italian? Maledetto touch. Perché in questo mondo di merda ci sono così tante lingue diverse? Comunque per quanto riguarda Deadpool sono sicuro che sarà quantomeno un film su cui rideremo un sacco e spero giusto, perché mi pare che abbiano puntato molto sul meta. Spero giusto che non sia solo quello, cioè che ci sia anche una struttura, oltre che un collage di battute che neanche Giovanni e Giacomo. Perché che se ne dica, tre uomini in una gamba è un collage di battute. brings you the first chewable with the same take 'em as a pill. Non ci interessa. Nope. Anche perché penso ci sono negli Stati Uniti. Speed. It's the ultimate sensation on the human body. And today we're pitting together two of the fastest characters out there. With these two, speed is far more than simply SpongeBob! Wally West, the fastest Flash from DC Comics. And Sonic Fastest from Flash? Archie Comics. Davvero? The super Sonic, Sì. Sonic of all the Sonics. Oh. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and Non skills avrei to mai find out detto, who would win cioè a avrei death sempre battle. da profano avrei sempre scommesso su Barry Allen. The year was 1985, and the multiverse was in crisis. Infinite Earths were on the brink of total annihilation. But one Vogliamo man fare could quello save spoiler? the day by running really, really, really fast. The Flash. To save everything and everyone, Barry Allen sacrificed his life. But the Flash wasn't all gone. Barry had a sidekick. You might say a protege. Protege. Wally West. Despite the impressive amount of coincidences Barry needed to gain his speed, many others have possessed the powers of the Scarlet Speedster. But for Wally, his own coincidence is unparalleled. Let's see. President of the Flash fan club, nephew to Flash's girlfriend who introduced him, visited while Flash had a chemical lab set up exactly like it was when he got his powers. Then, just like Barry, Wally got struck by lightning that knocked him into the chemicals and boom, Flash powers. I would say this was super lucky, but he did get struck by lightning. The true reason, Com'era quella cosa because che un speed. fulmine non colpisce mai due volte? Wow, se mi avessero dato un nichelino per ogni volta che un fulmine mi ha colpito in mezzo a sostanze chimiche, ora avrei
2 nichelini. Il che non è molto, ma è strano che ne abbia effettivamente 2. Cioè, Grazie Doofenshmirtz. A Non dimension of smetterò infinite mai di kinetic dire energy quanto which sia bella all quella Flashes base. draw their power from. And the DC writer's favorite scapegoat for retcons. With his Sì. newfound ability, Lo è. Wally joined Barry's crime-fighting Ah. heroics as Kid Flash. Strong of head and light of heart, he was Young more than a Justice. sidekick. He was a surrogate son. Pat pat. So when Barry went poof, naturally Wally stepped up to be the next Crimson Comet himself. As the Flash, Ah! stop doing that. Wally obviously possesses incredible speed, easily surpassing that of light. He can run non-stop for multiple days. Forget running. This guy Looking looks Mario. at reality and spits in its face before giving it a swirly. Wally can manipulate each and every one of his molecules to, for instance, survive the inside of a black hole. Barry even once regenerated from a Caso. cloud of gas. I bet he never has any trouble with NARBs. Narbs? No apparent reason, boners? They're devious. Always pumping up where you least expect them. Wally can create tornadoes, toss lightning, and heal from deadly blows. These techniques are rooted in scientific theory and often require a mathematical mindset. For example, by vibrating his body at very precise frequencies, he can turn invisible, phase through objects, tear things apart while phasing through them, and even enter fourth-dimensional space. Che So bella, you're che saying bella he'd never be cosa. able to do any of this if he was dumb. Well, that's exactly what I decided to Che find bella out when cosa I laced l'universo your dei beer with fumetti. cosmic kinetic energy. It'll kick in later. With a touch, Wally can steal another speed and use it for himself. Specifically, he can take a person's kinetic energy, instantly stopping them in their tracks or even freezing them for centuries, even from those who are not linked to the Speed Force like Superman. And his infinite mass punch can knock you across the whole planet. Applying the laws of relativity, as Wally's fist approaches light speed, its mass technically grows to an infinite degree, striking with kinetic energy equivalent to a white dwarf star, or about 2.6 octillion tons of force. In fact, increasing the Adoro queste vibrational speed even stronzate. further could break the universe. The biggest nuke ever tested was 50 megatons. One punch from Wally is like 40 million of those. Even more wild, Wally can change his vibration frequencies to affect alien energies that do not exist in his own reality. It's how he helped take out these aliens called quantum mechanics. Beings far beyond any physical dimension and immune to ordinary physics. So, like a prism, Wally changed Superman's heat vision into super space magic to blast them all. All this is absolutely insane to contemplate, but it is important to remember that Wally is somehow still human. And a huge Somehow. fun one. Still Unlike this human. one. Bene. I mean, he got married and has kids, so Boomstick, I'm married. what? To my work. And Wally's family became sort of a cosmic lightning rod rooting him to reality when he time travels. Right? Boomstick, he can time travel. Isn't that fascinating? I feel like you're trying to give me the runaround. Speaking of which, that's how he time travels, by running. Should Wally become unmoored, he can outrun the Speed Force itself, even running to the end of reality where the concept of death no longer exists. One time, he beat these gambler gods in a race Fle- across the Wally universe. è più and, veloce della they velocità could stessa. teleport. To win, Wally achieved trans-time velocity in less than 1 unit of Planck time, which is so infinitesimal, it is the absolute edge of measurable time itself. He was so fast, reality does not have any means to calculate or even comprehend his speed. That's f***ing crazy. But for some reason, Wally still felt unworthy of the Flash mantle. Come on, man. Look at everything you can do. Until one day, Barry Male- returned. Maledetta God, DC. Speed Force. To determine the fastest Flash of all, Da, Wally da and sempre Barry cacchiano raced in each testa other. al personaggio This di simple Wally nei contest fumetti nearly da tore sempre. apart the Non ne capisco il entire motivo. multiverse. But our kid Flash finally let it all out and won. Even with those unimaginable feats, Wally's greatest challenge was proving his worth to himself. He's not just another Okay. Flash. He's the fastest being in the multiverse. Dude, as soon as you finish your drink, turn yourself in. Got me again, Flash. Me lo ricordo, questo è Many, bellissimo. many years from now, Earth will Love. be no more. Ok, Because these hentai dimmi aliens questo are gonna Sonic drop a cosa può bomb that fare. kills Sono everyone and curioso. transforms all the animals into furries. Welcome to Mobius, homeworld Ok. of Sonic Maurice. C'è il mio inferno leader of privato a guerrilla praticamente. anthropomorphic freedom fighting group at Paradiso war di with the Hypom. cybernetic empire of Sì. Ivo Robotnik, aka Dr. Eggman. So, yeah, comic book Sonic is a little different from the video games.
While leading his Care Bear Viet Cong in the fight against obesity and male pattern baldness, Sonic became a super skilled fighter, and he wasn't doing it for nothing. Robotnik had turned his entire family into robot slaves. What a dick. Sonic Excuse is me? fast as always, It's but in off. this timeline, fast takes on new meaning. He's quick enough to create tornadoes, cause after images, turn invisible, phase through objects, and boost past light speed in the blink of an eye. He can dodge quindi l'ha lightning copiato and even move quell'altro. in between the raindrops of a downpour. Look at this. He grabbed water and threw it like a baseball in less than 0.0000. A lot of zeros in a millisecond. He can run around the entire cosmic interstate in less than a day, and that's a highway that cuts through the multiverse. How does he get that fast on an all chili dog diet? I mean, they give me the runs, but not that way. Ugh. He could reverse a black hole generator with his momentum alone, which then imploded, somehow sending him 849,000 light years away. Sonic's speed is so impressive that he can even move through stopped time. Let me repeat that. Time was frozen and he Quindi could è il still potere di move. Star Platinum. There is no earthly Sì. method of measuring Sonic's possibility. In the words of Questo è Sonic letteralmente il itself, potere di Sonic's Star, speed di is Star Platinum. incalculable. I know the Archie Sonic comics can get weird, like really weird, but that's crazy. You call it crazy. I call it chaos. Just like my conception, I'm told. No. I mean chaos as in the chaos force. An extra-dimensional field of infinite sono successe di omnipotent cose energy. This strane chaos in questo takes physical fumetto. form on Mobius in the shape of magical power rings and perfectly hewn emeralds. And Sonic loves collecting those rings. By the time he'd scooped up 1 billion of them, the gods were so impressed they put him in a book of world records and gave him a permanent force field that makes him way tougher than anybody else. Along with shielding his spirit and mind. But that's not all. By gathering a large amount of chaos energy, he can transform into the almighty golden Super Sonic. Eat your heart out, Akira Toriyama. Super Sonic possesses incredible power. He can use chaos energy for defensive barriers and beams capable of shattering moons. Somehow, he's even faster than before, and he's totally invincible. Like when he fought the demigod and possible power drink, Enerjack. This guy could rip people apart molecule by molecule. But no dice with Super Sonic. Like the video game, Sonic's super forms have a time limit, and now this limit can even be cut short through overuse of power. However, he battled Enerjack from day into night, so it must be able to naturally last much longer than the games, potentially over an hour. But that's not even his final form. If he's got something as good as a Super Emerald around, he can go Ultra. Ultra Sonic appears to possess all of Super Sonic's abilities and Quindi then some. Sonic aveva Specifically, previsto he can l'ultra tap into the istinto? raw magic Sì. of chaos. Yeah, there's Bene. a bunch of wizards running around Archie Non ho Sonic per niente Land. copiato. I'm Michelle Rodriguez. If Sì, you non want me to ne be a pirate, Sì. Ah sì, il nuovo quadrupla. Sì. Vabbè. Turns out they're all using the same chaos force. Ultra Sonic can manipulate matter at an atomic level, changing its fundamental makeup. Turning air to water, moving rocks around, opening portals across space-time, that kind of stuff. But while he's never changed other living beings before, it's not totally out of the question. Right, dummy? You're correct, Boomstick. Although Ultrasonic is not as proficient, this ugly monster wizard uses the same chaos magic, and he changed a partial robot rabbit into a full regular rabbit. A sentence so absurd, it likely damaged my internal processor. It was never great. I took it from a Okay. refrigerator. Ultrasonic has altered his own body to better traverse difficult terrain. With all this in mind, he could theoretically be able to change the molecular makeup of others too. Just like this. Ow. But if changing molecules Bene. isn't crazy enough, we need to talk about something even crazier. Chaos itself. Chaos magic is typically used for one of three things: increasing physical ability, providing lost knowledge, and granting wishes. Like a freaking genie. Sonic's wish to reverse brainwashing, turn back time, revive the dead, and even rewrote all reality in his whole multiverse with a Kamehameha Chaos Beam. If he can literally just wish his problems away, you'd think he'd have way less trouble dealing with a fat ginger named after breakfast food. Honestly, he rarely did, but Sonic's a glutton for adventure and action. So over the years, he and the good doctor formed an unhealthy codependent relationship.
Just like us. Life's not the same without his oval-shaped enemy to beat up on. So they're back at it every chance they get. Come on, guys, just get a room already. But after being defeated so many times, both Eggman and Mogul independently came to the same conclusion. By collecting so many rings and emeralds over the years, Sonic has become a literal embodiment of chaos itself. As in, he's a variable that cannot be accounted for, a wrench in the cogs of reality. Without him even realizing it, fate bends to him. You know you're a badass when the most powerful chaos wizard out there decides the only way to beat you is to just wait until you die of old age. It's ridiculous, it's absurd, it's unexplainable. It's Sonic the freaking Hedgehog. Ooh, I like to hang, but I got a juice. Scusa, come cazzo lo batti questo? All right, the combatants are set, and we've run Io the data scommetto through su all Sonic a sto capabilities. punto. But first, let me tell you about a phone and Cioè, provider that's è as proprio fast as tutto these guys. sbagliato questo This episode is questa sponsored cosa by che ha Samsung fatto. and AT&T Cioè, è 5G. tutto quello che c'è di sbagliato in un Joining fumetto, forces with Samsung questo che ha and detto su AT&T Sonic. 5G to kick things up for our upcoming Il RTX fumetto di at Sonic home nelle virtual DW event. Oh, and è definitely be sure to meglio. check out the new Samsung Galaxy Note Beh, 20 sicuramente Ultra ha più 5G, senso. powered by AT&T Che tra l'altro 5G. quest'anno AT&T 5G requires iniziano a compatible portarlo plan anche in and coverage Italia, not in quindi all ve lo areas. Head over to consiglio. att.com/Galaxy Note 20 Ultra 5G to learn how you can get the Samsung Galaxy Note 20 5G for free. Or the Galaxy Note 20 Ultra 5G for $299.99 for a limited time. But right now, it's time for a death battle! Vediamo un po'. Giusto un attimo, ragazzi. Prego. Io ve lo consiglio quando questo è l'omnibus in inglese, che vabbè, io sto adorando questa serie, la sto adorando. Faccio vedere un paio di tavole così a caso. È veramente figo. Questo fumetto è stato, diciamo, uno dei principali motivi del mio rinato interesse e amore nei confronti di Sonic in generale. Quindi vi lo straconsiglio adesso che uscirà anche in Italia. E poi in questa serie è presente un attimo. Ok. Con calma. Dicevo, l'autore di questa serie, oltre che essere uno scrittore veramente bravo, è un fermo sostenitore di uno dei nostri mantra, e cioè Yuri è meglio. Allora, Bravo, giusto. quindi leggete questo fumetto. Perfetto. Vediamo un po' come va a finire qua. Male, come vuoi che vada a finire? You can outrun what? I'm the fastest man alive. Oh yeah, cherry flavored chump? I'm the fastest thing alive. Le Hot Wheels! No, aspetta. Wanna bite? Huh? What's the matter? You too slow? Ok. Don't mess with the hog's dogs. Ok. Ma come fai a gareggiare con un coso che è letteralmente invulnerabile? Say, Uncle, flash back. I'm out of your league. Whoa. Thanks for the speed. Huh? A super emerald? I'll show you. Surprise! Vabbè, niente di nuovo sotto il sole. Per adesso. Per adesso l'universo è ancora intatto. E Più o quindi... meno. Oh Cristo, sono entrati dentro il Digital Circus. Fulmine di Pegasus! No, aspetta. Kinda. E beh. Mi fa troppo morire come hanno animato la corsa di Wall-E.
Ok, questa mi ha fatto un po' ridere. Nice try, but I'm invincible when I'm like this. You've mastered speed, but I've mastered fate, and I wish you gone forever! Chaos control! Linda, Di, Iris, help me now! Excuse me? Huh? Sono successe delle cose. What just happened? KO! So that happened. Sono confuso. What happened exactly? Well, this matchup was incredibly complex. Given their speeds were impossible to calculate, speed alone was, ironically, somewhat of a non-factor in comparison. Sonic in his base form didn't really stand a chance against Wally. Sure, he did seem to survive being launched 849,000 light years into an alien planet by a black hole imploding. However, E vabbè, considering cose he's che been knocked capitano out by nell'universo far di less, Sonic. black holes are already imploding stars, and it seems some snow also inexplicably survived the trip. It's probably more likely the black hole acted as a sort of wormhole in its last moments and sent Sonic directly there. But if we assume Sonic was indeed blasted through space, a black hole's last moment usually results in an abrupt detonation equivalent to 5 trillion tons of TNT. Impressive, but the infinite mass punch could still deliver over 2 quadrillion times more power. But Sonic's super forms were a different story. They had answers to almost all of Wally's skills. His chaos energy could replenish stolen speed, he was invincible, and he had freaking wish powers. Personally, I was expecting the opposite result. Against almost anybody else, Archie's version of Sonic is practically unbeatable. But across a greater percentage of possible scenarios, Wally just happens to be the exception. He had every counter he needed to. The speed steal wouldn't stop Supersonic, but Wally still got that stolen speed for himself. Super and Ultrasonic were essentially batteries of unlimited kinetic energy Wally could pull from. Even with their speeds being incalculable, this meant Wally could ensure he was faster. Plus, Wally performed a lot more of those incalculable speed feats than Sonic ever did, so he technically held an experience advantage in that field. Chaos Wish Power would be an insta-win against basically anybody, but Chaos Magic uses physical energy. And guess what? Wally could phase through reality warping energy. And jump through time or vibrate to a higher spatial dimension to avoid Sonic altogether. Even though he had no way to take down Sonic's super forms, Wally has proven capable of effortlessly moving and vibrating at top speeds for days on end. So it wasn't too hard for him to just wait out the super forms and strike at the first good opportunity. And when it came to Ultrasonic's ability to alter atomic structures, Wally possessed perfect control over his own individual molecules. But hey, Sonic's the embodiment of chaos. Fate automatically bends to him or whatever. Except Wally has broken fate a few times himself. The best example being when he ran to the end of reality and forced the concept of death itself to die. Because Speed Force. Simply put, because Sonic's Sony, hypothesized because nature comics, as an okay. anomaly in reality just wasn't enough protection against someone who could also break the rules of reality. And remember, when Wally raised Barry, their speed almost tore apart the multiverse. Both these characters understandably Sì, seem è una cosa overpowered abbastanza to an comune da extent. quelle parti. But it's important to remember that in their respective worlds, the story comes first. Sonic was impressive, improbable, inexplainable, but Wally had the power, the counters, and the speed he needed to pull ahead in this absolutely mind-bending battle. Oh, the drink is kicking in. Whiz! I ran to Jupiter! I'm a god! A speed god! Incredible. Tell me, what cosmic insight have you learned? Just one thing. Well, Sonic didn't know it. The writing was on the wall, E! The winner is the Flash. Thanks for watching this episode of Allora, al netto del Sì. fatto che è stata la più grossa supercazzola che abbiano mai detto. Sì. Allora,
Quindi Wally ha più o meno letteralmente viaggiato nel tempo per aspettare che Sonic finisse le energie. Cioè quello che avrebbe voluto fare il suo nemico, il mammut, però invece che aspettare che Sonic morisse di vecchiaia, Wally è andato direttamente al momento in cui Sonic era già morto. Esatto. Tutto questo ha senso esattamente quanto pensate. Ah, quanto adoro il meraviglioso il magico mondo dei fumetti americani dove succedono le peggio cose. Doc, questo è per te. Leonardo chiede quali letture per approcciarsi a Flash. Questo è per te. Allora, per iniziare molto banalmente c'è Flash anno 1. Sì, esiste anche Flash anno 1. Proprio come... Ovviamente non è un capolavoro di fumetto come Batman, però è una buona lettura per iniziare. Poi per quel che mi riguarda, comunque, visto che comunque io ho iniziato a sperimentare praticamente quasi tutti gli eroi di DC partendo dalla New 52, recuperare i volumi brossurati di Flash la New 52 pure può essere un buon inizio. Io ho iniziato da lì, da allora sono diventato un fan del personaggio, soprattutto di Wally, più che di Barry, però hey! Sicuramente sono un paio di letture che puoi fare per iniziare. Allora, Il unico e solo Wally West è morto. Wally West è morto un sacco di volte in tutti i media, No, perché a Doc, quanto pare... Doc, lo non so, hai capito. lo so che Il intendi. mio Wally West è morto. Lo so. Punto. Però il bello è che la DC ha sempre questo kink incredibile che loro proprio adorano uccidere Wally West in qualsiasi media. Cioè loro proprio adorano ucciderlo sempre e comunque. Cioè, a qualcuno dei piani alti sta sul cazzo Wally West. E niente, purtroppo succedono. No, non ho visto le foto che c'hai mandato su Instagram, Davide. No, adesso vedo un attimo, vediamo un po' che ci ha mandato. Non mi sono arrivate. Ah, a parte la maglietta di Ryuk di cui non me ne potrebbe fregare assolutamente un cazzo, le altre due magliette carine le vorrei anche io effettivamente. Allora, ecco. Ma quindi sono foto di magliette? Sì, sono delle magliette che ha preso a quanto pare. Perfetto Davide, da questo momento in poi ignoreremo qualsiasi tuo messaggio. Allora, per chi ha la PS4, quali titoli di Sonic a cui approcciarsi? Ma in realtà, se non sbaglio, per la PS4 hanno fatto tipo una collection con tipo delle remastered di praticamente quasi ogni gioco di Sonic mai fatto. Quindi in realtà credo tu abbia l'imbarazzo della scelta da cui prendere. Soprattutto vedi di recuperarti Sonic Adventure 1 e 2, probabilmente i due migliori giochi di Sonic di tutti i tempi. Poi in tempi più recenti a me è piaciuto un sacco Sonic Frontiers per diversi motivi, e anche Sonic Superstars è veramente divertente, però magari non lo giocare in multigiocatore perché si capisce un cazzo. Se giochi da solo è molto divertente. Ok, quindi niente, purtroppo Sonic piglia solo pizze e va bene. Anche quando non se le merita, perché in questo caso non se le meritava. Allora, All Might contro Guy. Che a occhi e croce direi che è un attimo... No, non proprio one side. Sai qual è il problema? Che sulla carta, secondo me, All Might dovrebbe vincere in maniera proprio easy. Schiacciante, sì. Perché è praticamente come se tu mettessi... cioè, ricordiamolo, che comunque questa è Death Battle, quindi dimenticate quello che di solito vedete nelle serie, nei fumetti, eccetera, perché vi faccio un esempio. Paradossalmente, dentro Death Battle
Batman molto probabilmente è scarso. Molto probabilmente. Cioè, contate che quello che noi stiamo vedendo sono sempre degli scontri in cui questi personaggi, in maniera ipotetica, stanno cercando di ammazzarsi l'un l'altro. Quindi, Sì. giustamente, non si danno nessun freno. Quindi, Sì, prendere All Might contro Guy è praticamente come prendere Superman, una versione molto più scarsa di Superman, ma comunque Superman, contro... non lo so. Contro un Batman che sa fare anche le magie, più o meno. Cioè, non più o lo so. meno. Cioè, più o meno. Quindi... i ninja dicono, cioè i ninja di Naruto in generale sono comunque esseri umani normali, tra tante virgolette. All Might è praticamente Superman, quindi sulla carta All Might dovrebbe essere una vittoria schiacciante. Il problema è quel gigantesco buco di trama che c'è nella grande guerra di Naruto Shippuden, dove vedi Guy che apre le 8 porte e arriva a combattere alla pari con Madara, che non ha un cazzo di senso. Ma il fatto è che anche mettendo che abbia senso, quella cosa lì sarebbe comunque un colpo soltanto. Quindi batte la pesca cosa come cioè quanto può essere efficace contro un All Might. Anch'io punto su All Might, ma senza troppi problemi. Potrei bannarti per questo commento, Davide. Ouch. Potrei davvero bannarti per questo commento. Cioè, io sono scemo, ma neanch'io vado a toccare Batman davanti a Doc. Vabbè, scherzi a parte. Allora, All Might contro Guy. Vediamo un po'. Ah, Rooster Teeth, quando era ancora un'azienda felice, piena di amici. Allora... Quando erano ancora ubriachi? Superheroes with super strength are like rabbits. They're everywhere. When a hero uses that strength to inspire others, they truly stand out from the crowd. Like All Might, the symbol of peace from My Hero Academia. And Might Guy, master of ninja combat and bushy brows from Naruto. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win a death battle. Imagine a world where superpowers are common, so-called quirks, which can be trained at distinguished academies in hopes of becoming a superhero. I know what you're thinking. If everyone's got a power, then no one is super, right? Except Nice. most quirks are really lame, like a balloon face or stretchy eyeballs. Ew. Even then, there are some unlucky few who don't have any quirk at all. You may already know one of these quirkless, Izuku Midoriya. But before him, there came another. One who would change the world. His name is Toshinori Yagi. Toshinori wasn't a pushover, though. Even without a superpower, he wanted to become the symbol of peace. And thanks to pro hero Nana Shimura, he found a way. Shimura's quirk had the unique ability to be directly passed on to a new user. And she Spoiler saw something special in Toshinori. di My Hero And so, Academia. he became the next bearer of One for All. An ultra-powerful quirk that let him become that symbol of peace with a never-ending smile on his face. All Might! I am here! No! Dai, Johnny, bravo! Fagli vedere chi sei! Sì, la somiglianza è Remarkable inquietante. hero, All Might quickly rose through the local rankings, but fame wasn't the reward he sought. He legitimately just wanted to help people. Yeah, just look at that big old grin. That's not just for show. He keeps his smile up to make sure the people around him feel safe. And with his powers, why wouldn't they? All Might can punch with enough force to change the weather, even creating a massive storm once. It's raining. Holy crap. He changed the weather. He can jump so high, people mistake him for flying. You might say they're taking a flying leap in logic. But along with super strength, One for All includes powers like improved durability, stamina, and speed.
All Might has no problem taking huge hits Ciao, and France. fighting villainy in the A blink dopo. of an eye. And thanks to his training at UA High A School, sponde All Might Noob ha molded his detto quirk che gli è into an piaciuto tutto incredible Naruto e fighting style. Boruto. With moves named after Ne prendiamo the atto. United States? I thought this dude was Japanese. Well, it's likely a nod to how the US essentially created the modern superhero, like Superman. America's got a sort of superhero monopoly going on. If I had a quirk like that, I'd name my moves after food. California roll! Oh Oh my god, signore. it worked! Going for two. Lobster roll! Why look? Ah! Anyway, there's a ton of different smashes in All Might's Different arsenal, smashes. covering all sorts of states and cities, Okay, from well, Nebraska let's- to Detroit to the Carolinas. And most of their names actually do describe their results to a certain extent. For example, his Texas and Oklahoma smashes both create variations of tornadoes. And those two Okay. states are smack dab in the crossfire of real-life Tornado Alley. Coincidence? Probably not. Of course, many of the attacks create targeted gusts of wind, but every smash does have its own unique form of delivery, such as how the Missouri smash is a karate chop, and the New Hampshire smash is a reverse attack meant to send All Might rocketing through the air. But he's got one mega-sized move that goes beyond all that, or as he calls it, Plus Ultra, the United States of Smash. Yes, I'm proud to be an American. At least I know I'm free. Ah, God, I love that move. But he's Japanese. He's Japanese. God, United States of motherfucking Smash, yeah. To determine the power of this epic blow, let's find the volume of the resulting whirlwind by comparing its size to the nearby buildings. Applying the standard height of 3 meters per floor, the whirlwind appears to be Dove at tirino least fuori queste idee? 2,200 meters tall, giving it a volume of over 10 prendono un nome a billion caso cubic meters. To dall'Occidente e create ci a tornado that appicicano Smash large, All dopo. Might's strike must have equaled a force of over 11,000 tons of TNT. That's insane! He's got the power of an atomic bomb in his bare fist! He's also fast enough to È come run il down piede di this Super stairway Mario. in less than half a second. A feat which, given the distance measured, means he can move 29 times faster than sound. He's in the same league as the supervillain Gigantomachia, who blew up a mountain, and he punched this Nomu guy so hard he pulled a Team Rocket. Looks like Nomu's blasting off again! With so Nice. much power, All Might remained the #1 hero for years. Unfortunately, success doesn't last forever. Yeah, he got into a fight that was a bit bigger than even he could handle, and got injured pretty bad. So bad, in fact, it became difficult for him to use his powers, and drastically limited his full strength. But hey, don't worry, for Death Battle, we look at each character's peak performance across their whole life. Right, when fighting Nomu, All Might claimed that what he pulled off in 300 punches, he could have previously done with just 5. Back in my heyday, 5 hits would have been enough to knock that guy out. But today it took more than 300 mighty blows. Taken literally, this means All Might at his best was 60 times more powerful. But even as a crippled old man, he held on to the #1 spot for a long time. Not because he was taking out more bad guys than the competition, but because he was just so goddamn heroic. At least until he could find a new successor with a smile on his face. A shining example Il of what miglior it means to personaggio be di a My true hero, Academia ormai. just like Punto. himself. Proprio di video. Una delle poche cose buone che ha My Academia è che effettivamente sono riusciti a scrivere un Superman moderno. Complimenti. In Konohagakure, the village hidden in the leaves, ninja train to use the mysterious Tra poco arts esce of il nuovo ninjutsu, episodio di Helluva Boss genjutsu. e lo vedremo. It's basically ninja magic. Ovviamente. Everything from shooting fireballs to messing with your brain. But some ninja just aren't suited to these difficult techniques. During young Rock Lee's time at the academy, he feared his lacking in these arts meant he would never accomplish his dream of becoming a ninja. And then he met the one, the only, the bushy Might Guy. Hey, what's shaking? How you doing, everybody? Life treating you good? Che cazzo di voce è in Guy inglese? is one of the most Io sembro respected and giamaicano. powerful ninja among Sì. the Hidden Leaf, but he certainly didn't start out that way. Yeah, he and his dad could never really make all that ninja magic work for them, so they decided to focus on the one thing they were good at, punching people. This is taijutsu, or the ninja art of hand-to-hand combat. Dedicating himself to this form over all else, Guy soon became a master in the taijutsu style Strong Fist. Which translates to punching people really,
really hard. It's a fighting style that is literally all about breaking bones. Yeah, I'll take that over ninja magic, thank you. That's not to say Guy couldn't perform ninja magic. He's just not very skilled in it at all. Yeah, like a bunch of ninja can summon cool shit like tracking hounds or giant toads. Guy can summon a turtle. That's about it. But mastering the strong fist style is a testament to Guy's ability. Only the toughest people in the world can use it at all. Otherwise, it's super dangerous. That's the big thing with Guy's style. Because he's gotta make up for not having ninja magic, everything he does comes with a big risk. Especially his ultimate technique. Right, Guy's father Might Dai was instrumental in helping him achieve the goal of becoming a, quote, splendid ninja. But he also taught him a skill which would prove to be both of their undoing. The 8 gates. Wait. Someone named their kid Might Die? What are you, just hedging your bets for the future? I mean, Dai is dead. Well, then I guess they called it. The 8 gates refer to the pathways within the human body which contain the flow of chakra, the life energy ninja use for their techniques. And, to live. To simplify, by opening each gate, Guy essentially removes inhibitors on his body, greatly increasing his power, speed, and capabilities. The first few gates are kind of safe, unlocking 100% of the body's ability. The second one even heals you a bit, but once you get past number 4, things start getting real messy. At this point, Guy suffers horrible pain and severe muscle tearing. While the power increase is certainly worth the risk in a difficult fight, it's likely to put the user in the hospital afterward. After opening the 6th gate, he can move so fast his punches ignite the air around him, meaning he can shoot fireballs from his fists. That would be the morning peacock technique. To ignite the hydrogen in the air, Guy must be swinging at speeds more than 40,000 kilometers per hour. That's over 5 times faster than the X-15 rocket jet, the fastest airplane in the modern world. And once he opens the 7th gate, he can perform Daytime Tiger, where he throws a giant tiger's face at you. Hell yeah! This beautiful beast is strong enough to blow up an island. E ricordiamo che questo è soltanto facendo a pugni. Questa non è magia. And skilled enough to wield it without such concern. However, when it comes to the final gate, there is no going back. With the 8th gate of Except death, there is. Guy's power explodes. His blood boils, evaporating from his body. Yeah, if you thought that was some Super Saiyan energy aura around him there, think again. It's his blood burning through his skin. Hardcore. Gross. But hardcore. In this mode, Guy can perform the speedy evening elephant technique. But his most impressive ability is, without a doubt, Night Guy. Okay, Might Guy, Might Die, and Night Guy? Who's coming up with this shit? This attack was powerful enough to ricordiamo il figlio di Rock Lee che si chiama Metal Lee. Madara could take on Naruto, who had enough chakra to blow a hole through the moon. Sure, Night Guy's still not as powerful as Naruto once the kid goes all gold and glowy, but it's definitely above Jiraiya's big ball Rasengan carving up a mountain, or Obito raising up a giant tree like a crazy reverse lumberjack. Despite all this risk, Guy proved himself an equal to some of the greatest ninja of the Hidden Leaf, including his longtime rival Kakashi, who was fast enough to catch lightning from a distance. Measuring the space Kakashi had to cover here and the speed of lightning itself, he must have moved over 700,000 meters per second, more than 2,000 times faster than sound. But in the end, even though he knew the 8th gate meant the ultimate sacrifice, he did it anyway like a boss to protect his friends. He did get lucky, though, because Ninja Jesus showed up to keep him alive. Good timing. No wonder he's always got a smile on his face. But handicapped from then on, Guy's days of combat were finally over. At least for the time being. Still, even if this was to be his last mission, Guy had already found a worthy successor. A shining example of what it means to be a splendid ninja, just like himself. È orribile la sua voce in inglese. Mamma mia. The combatants are set and we've run the data through all possibilities. But first, you can get a superhero for yourself to protect your computer and online data, and it's called ExpressVPN. ExpressVPN is a powerful, trustworthy service that protects your privacy and security every time you use the internet, whether you're gaming, streaming. Al massimo finisce in pareggio. Cioè, se proprio gli va bene, finisce in pareggio sta cosa.
Ma Hero Academia. Il nome dell'Accademia. Don't worry. I am here. So cool! The amazing costume, those bursting muscles, that magnificent hair. You Questa cosa è un must po' be gay. a worthy opponent for an arm wrestling Un po' gay. contest. Touché. I accept your challenge. Lo accetto. Sì, ok. I can't lose. I have the power of youth on my side. You're inspiring, but no one can defeat the symbol of peace. Incredible. Let's take this up a notch. Give me your best shot. I won't hold back. That's a promise. Plot twist lo risparmio perché è un fan della serie. Dynamic entry. Nice trick. My turn. That's it. Beh, You can take a hit well, but what are you really made of? fin qui ok in realtà. Tra l'altro mi piace un sacco come è animato. Sì. Lo vedi Snyder? Così si fanno gli slow motion. Six Gate of Joy. Open. New Hampshire! Cioè, ma ha aperto 6 portali tutti insieme? Ma è scemo? Seventh Gate. Open. Sì, è scemo. Daytime Tiger. Excuse me? Perché cosa cita One Punch Man all'improvviso? This is nothing for a hero like me. Ah, screw it. You wanted my best? Here it is. United States of Smash! Beh. Cristo. Never give up. Eighth Gate of Death. Open. No, finisce in pareggio per davvero. Still more? Bring it on! Shine! Go beyond! Good fight. Let's do it again. Porca... No, non lo accetto. A me mi pare effettivamente un pareggio questo, Cioè... Questo è un pareggio, dai. E sono finiti KO tutte e due. Cioè... Looks like All Might might not be all right. Well, All Might was an incredibly powerful and inspiring hero. But then again, the same could be said for Guy. All Might was super strong with plenty of good training. Without his gates, Guy wouldn't have stood a chance.
Right. Keep in mind that each of All Might's feats we covered were performed while he was in an injured state. So for this comparison, we multiplied each result by 60 as per All Might's own estimation of his power. For example, remember how he was similar to Gigantomachia, who busted a hole through a freaking mountain? By scaling the mountain to the pine trees beneath it, it's easy to deduce the blast necessary for this would be about 2.5 gigatons of TNT. With the multiplier, that would be 150 gigatons in All Might's prime. That's 3,000 times stronger than the biggest nuke that's ever been set off. But here's the thing. Even with the multiplier, we know Guy was faster. And while they've both learned to fight a wide variety of opponents, Guy was trained all his life and boasted a more versatile set of abilities and techniques. So with that much speed and skill, Guy already had a pretty good advantage, so long as he could hit All Might harder than All Might could hit him. So to answer that, let's check their strongest attacks. All Might's greatest known feat would be the moment his smash created a massive storm, one that extended beyond the horizon. By taking the average mass of a thunderstorm, which is huge, and the 10 seconds it took for All Might's smash to create it, this comes out to a little over 24 gigatons of TNT. In his prime, this punch would equal over 1,440 gigatons. 28,000 times stronger than the biggest nuke, from just one punch! Holy hell! Unfortunately, it's impossible to lock down a specific number in this way for Guy's strongest attack, Night Guy. However, we can scale him to similar characters we know to be at lesser levels. In this case, base form Naruto. God damn, we can never get away from this little twerp, can we? Well, Night Guy did serious damage to Madara, whom Naruto's normal abilities stood no chance against. Obviously, Naruto gains a lot more power when he accesses Sage Mode, Kurama's Chakra, Six Paths powers, etc. But Night Guy is certainly more powerful than Naruto's base form at the end of the series. You know that hole in the moon we mentioned? That was made by pulling all of Naruto's base chakra out of his body and blowing it up. And I mean all of it. Most of his chakra has been siphoned off. We've actually covered this before, and that blast was 480 petatons. Sì, però poi, cari ragazzi, è venuto fuori che purtroppo questo video qua è fallato, purtroppo. Ce ne faremo una ragione. Molto fallato. We've actually covered this before, and that blast was 480 petatons of TNT. What's a petaton, you ask? Well, it's a whole lot bigger than a gigaton, that's for sure. Simply put, the gap in power put Guy several leagues above All Might. Also, Guy's superior speed ensured All Might couldn't avoid such a blow when it really mattered. Like, you know, in the fight to the death. And yeah, Guy using the 8th gate means he'll die later, but he still won the battle before that would happen. And that's still a victory. All Might was remarkably powerful and certainly a challenge for Guy. But with his gates open, Guy had the speed, versatility, and power to take him out for good. It was a mighty tough battle for all, but All Might wasn't a match for one powerful guy. The winner is Might Guy. Ok, mi hanno convinto. Mi hanno effettivamente convinto. Il problema è che purtroppo è sempre lì. Questa cosa mi farà sempre triggerare. Quando Kakashi nella prima serie letteralmente dice che aprire tutte e 8 le porte ti fa diventare forte quanto un Kage, non quanto un dio. Però vabbè, purtroppo tralasciando il world building di Naruto che va completamente a puttane da Shippuden in poi, e effettivamente Guy fa quelle robe a Madara in quello stato, quindi com'è quella slow motion? Doc, posso sapere perché ce l'hai con Zack Snyder la sua slow motion? Perché fa schifo il modo che qui la usa, non la sa usare, e spesso e volentieri Snyder la usa a caso su scene che non hanno nessun motivo di esistere. Cioè, faccio proprio un esempio recente: l'inizio di Rebel Moon, c'è Tizia lì che sta coltivando il grano, il grano in slow motion. Ma stiamo scherzando? Cioè, che poi la grande maggioranza delle volte lo slow motion lo utilizza solo per fare minutaggio all'interno del film. Parlando di Naruto, era davvero necessario un remake quest'anno, ma non è un remake, è una miniserie. Hanno fatto 4 episodi celebrativi per festeggiare l'anniversario e hanno preso, diciamo, 4 delle
dei momenti più importanti della serie li hanno appunto rifatti con una grafica moderna. Lorenzo, attento a quello, Lorenzo, attento a quello che dici. Lorenzo, guarda che No, ti ma tengo doppio. Lorenzo è un ragazzo votato alla sofferenza, l'abbiamo capito. Quindi un giorno ragazzi vi farò vedere i video di Death Battle con i personaggi di Bleach protagonisti, dove purtroppo lì hanno cannato di brutto e per fortuna poi non è che lo dico io, poi lo hanno ammesso anche loro tranquillamente, poi col senno di poi che hanno cannato c'è una cosa no, vabbè, poi un giorno ve li farò vedere perché Dio, vabbè, allora ha vinto Guy, però io continuerò a considerare questo un pareggio per quel che mi riguarda, perché sono morti entrambi, sono morti tutti e due, cioè per me questo è un pareggio. Poi non so voi. Allora, prima di proseguire con il prossimo Death Battle, però è doverosa una cosa. Vediamo un po' se c'è. Dovrebbe esserci. In italiano, spero. Che cosa? Mi ricordo che c'era. Giusto un attimo, ragazzi. Prego. Che cazzo è questo? No, vabbè. Allora. No, sbagliato. Oh, condividi questa scheda? Oddio, no. È doveroso. Eppure ricordo che una volta ti vogliamo bene lo stesso. Eppure io ricordo che una volta l'avevo visto in italiano questo da qualche parte, vabbè, forse era su Facebook. Vabbè, allora, dopo Kakashi, giustamente, ora tocca al suo amante. Ora, qui c'è una, come che si dice, una magagna, però da dire. Mm-hmm. Perché visto che comunque i ragazzi di Death Battle tengono in considerazione ovviamente i prodotti... Allora, un attimo. In che anno è uscito questo video? 3 anni fa. E allora no. 3 anni fa Star Wars è già stato comprato da Disney. Quindi se tengono conto soltanto del canone Disney... Mi sa che vince Kakashi. Sì, penso perché anch'io. Se fosse stato l'Obi-Wan del canone Legend, Kakashi dove cazzo voleva andare? Proprio da nessuna parte contro quell'Obi-Wan. Quindi... Vabbè, nei Legends i Jedi non hanno dei poteri che escono tipo power-up degli anime, quindi ci sta. Heroes come in many different forms. Some are heroic protectors of justice, and others are the teachers who guide us toward a brighter future. And sometimes they're both, like Obi-Wan Kenobi, the Jedi Master of the Galactic Republic from Star Wars. And Kakashi Hatake, the 6th Hokage of the Hidden Leaf and mentor to Naruto. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win a death battle.
On the distant planet of Tatooine lived an elderly hermit known as Old Ben. His heart heavy with regret and stories to tell. Because he wasn't just some crazy old coot. He used to be a badass samurai space wizard. Obi-Wan Kenobi. Nice. Now that's a name I've not heard in a long time. I love a good Obi-Wan liner. Hello there. As a child, Kenobi was inducted into the Jedi Order, warrior monks training in the Force over the course of their lives. And he was trained by the one and only Liam Neeson. Well, until he was murdered by Space Satan. Though not before they discovered a child of prophecy in Obi-Wan's future pupil, Anakin Skywalker. Non vedo I have pecche. a bad feeling about this. Qui-Gon Jinn, l'unico personaggio in tutto il franchise che è essere morto trapassato con una spada laser. Che a quanto pare chiunque altro sopravvive. Solo lui è morto. Basically anything with enough force. Get it? Including the duranium armor of General Grievous, which can take volleys from Che starfighter. bella la musica di It's Star an Wars. elegant weapon for a more civilized age. Because, mutilating and decapitating people left and right is way more honorable. Kenobi has studied 7 forms of lightsaber combat and is the undisputed master of Form 3, Surasu. Which is all about defense and waiting for your opponent to make a mistake to land a finishing blow. He's so skilled, he can beat Sith Lords in just seconds. But Kenobi's most powerful weapon, or better put, ally, is the Force, an energy that exists almost everywhere. Jedi can tap Quanto into the Force Tartakovsky to quelle manipulate the world animazioni. around them. E grazie Leonardo. Le ha fatte Tartakovsky quelle robe. Grazie. Crushing someone else's organs. While Kenobi prefers a more direct dueling approach, his power in the Force is nothing to scoff at. Many years after his time, he was explicitly compared to Jedi Knight Kip Durron, who could move a micro-singularity with a thought. Speaking of thoughts, he can mess with yours with the Jedi mind trick. Like if he wanted to, he could get jizz stuck in your head. Gross! What? It's a type of music. Those aliens at Jabba's palace were playing it. They're called jizz whalers. Huh. I bet Disney was real happy to learn about that one. Kenobi's Force abilities also include protective fields, illusions, and Tuda Minus, a technique for absorbing and redirecting energy attacks. Even without a lightsaber. Oh, also, he can see the future. To a certain extent. Jedi can glimpse the distant future Perché through no? focused meditation. In battle, the Force can guide their movements, predicting danger in advance. Kinda like a space spidey sense. Exactly. With their incredible skill in the Force, Kenobi and Skywalker became a formidable duo. Obi-Wan ranked up even more and became a general. He's a badass space pilot who can dogfight at near light speed. According to an official novel, he can even react down to the nanosecond. I don't know, Wiz. I've seen the movies, and Jedi have never done shit like that. Well, greatly expanded upon Jedi capabilities. Some are even powerful enough to hold together entire planets. Obi-Wan has fought an army while blindfolded, endured a blast from a starfighter, and battled the Sith, Darth Vader. That's when he had to break out his most OP move of all, the high ground. By standing just a few feet above an opponent, Obi-Wan gains enormous extra powerfulness. He even warns you about it. It's over, Anakin! I have the high ground! It's foolproof. Not exactly. Remember how Darth Maul had the high ground way back when? Against Obi-Wan himself? Where do you think he learned such an awesome move? Only Sith Satan could think of something so deadly. Either way, Obi-Wan sadly failed where it mattered most. Ooh, that's definitely gonna be an F on the old Jedi report card. See me after class for an epic boss battle on a lava planet. But defeating his fallen student is no small feat. Anakin could telekinetically move starships fast enough to intercept hypersonic missiles. Based on the scale of this dreadnought and the distance it moved, this would need an energy over 21 megatons of TNT. And that was when he was a newbie. He basically became the most powerful Jedi and Sith in Space Wizard history. However, Kenobi is extremely dedicated to his strict Jedi code, potentially to a fault. It's debatable if he ever learned from this mistake. After all, he told Luke Skywalker that the only way to ever become a Jedi would be to kill his own father. And he even tried to trick him into never figuring out that fact in the first place. Dick move, Obi. Dick move. But even in his worst moments, Obi-Wan Kenobi always fought for the sake of others. He would battle his dark apprentice one last time, sacrificing his life in service of a new hope. And then he became a ghost! Don't ruin the moment.
Strike me down, I shall become more powerful than you could possibly imagine. Shinobi, Hokage, mentor, Spada laser friend, preferita? and porn addict. Kakashi Hatake is all of these, and generally a pretty relaxed guy for someone Spade raised bianche as di a ninja Ahsoka. assassin. You wouldn't know it at first glance that his childhood sucked balls. Like when his dad Quella- committed seppuku because he Allora, saved his friends instead of prioritizing a mission. In the shadow sono of indeciso disgrace, tra this le cruel spade methodology curve of the del Conte ninja and his Dooku father's great o mistake quella viola tore young di, Kakashi apart. di Reminds Samuel me L. of Jackson. my dad. What was his Windu? great mistake? No, Samuel L. Jackson. Samuel L. Mistake. Jackson. Ahem. Despite his hardship, Kakashi proved himself a prodigy, becoming a Genin at age 5, a Chunin at age 6, and a Jonin at age 12. For those of us Che who non ha don't speak nessun anime, senso he sta might as cosa. well have been doing ninja rocket science in the womb. He quickly mastered the use of chakra, a form of spiritual energy within all individuals that ninja can shape and weaponize. This is ninjutsu. He can walk up walls, heal wounds, and even make clones of himself. Plus, he's a master of taijutsu, aka punching people. But his deadliest technique of all Punching is the 1,000 years of death. Leaf Village Secret Finger Jutsu! 1,000. A tutti piacciono Oddio che orrore che è il doppiaggio inglese di Naruto. È terribile. Che incubo. E oggi ci sono un po' più pubblicità del solito. Sì. Ah, la spada doppia. È figa la spada doppia. Naruto's like 12. Chakra can also be molded into nature itself. And Kakashi C'è can use it for un numerous canale elements YouTube to che ha attack. fatto un video su come è possibile combattere con la spada doppia Maul. Lightning zaps, E lightning è effettivamente una bones, cosa lightning figa. dogs? Cioè, That's è fattibile. awesome. How do I get one of those? He's even invented È a fattibile anche lightning con spade ninjutsu normali, technique. figurati con una spada laser che By tecnicamente gathering non dovrebbe electric avere chakra in peso. his hand or a kunai, he becomes capable of piercing just about anything. Even a bolt of actual lightning. Take that, nature! Man triumphs over you once again. This is where Kakashi's own Chidori got its moniker, Raikiri, Lightning Cutter. Non sei Ooh, now I know il I'm doppiaggio gonna name my inglese di lightning Inuyasha? The Chidori Non credo does di have a volerlo downside. sentire. Beh, ragazzi, Speed and power are so great, they give 9 you volte su tunnel 10 il and make the doppiaggio attack inglese degli generally anime fa uncontrollable. schifo. Basically, E once you quindi, kick sì. on the gas, you're zooming straight ahead, no matter what happens. Although, Kakashi eyed just the thing to fix it. Long story short, he was drafted into a war alongside his friends Rin and Obito. Shit went down and Kakashi lost an eye. So Obito handed over one of his when he decided to sacrifice his life. Holy shit! We don't have any friends like that. Wiz, give me your eye. No, I'll give it back, I promise. Obito's eye Sì, ma wasn't an fa un ordinary. po' ridere che He in was Naruto an si Uchiha. rubino gli This occhi come was se a fossero Sharingan. portafogli. With his Sharingan, No, sì, cioè, Kakashi not only got some control la guerra over his finale, Chidori, quando lo fa Figo, Madara, he can see a fa proprio person's Figo, ridere. per cari- predict their Figo, per movements, fill carità, your brain with è genjutsu, simpatico, and even ma è un po' copy strano. jutsu techniques. He's such a filthy plagiarist that he's stolen over 1,000 jutsus in 14 years. Although since Kakashi is not an Uchiha, he can't exactly turn the Sharingan off. And then Rin jumped in front of his Raikiri and kicked the bucket too. Man, this guy can't catch a break. And yet, unimaginable loss is exactly what is needed to unlock the Sharingan's next stage, the Mangekyo Sharingan. Oh yeah, with the Mankey Eye, he can cast Kamui, basically sucking objects or people into another dimension. Sure, it uses up a lot of his chakra pool, but it's a pretty clever instant win move. The concept of trauma granting new power fascinates me. So, I've stolen Boomstick's entire beer hoard and placed it in a secure room with 200 tons of TNT. Excuse me. Wait, what? Oh! You monster! What have you done? Do you feel anything? Just thirsty, sober, and punchy. Punchy? Next round's on Wiz. Well, for Kakashi, everything sort of worked out in the end. He became a teacher, and this new generation of ninja helped him learn that his dad was right all along. Friends do come first, unless they blow up all your beer. Wake up! He's held his Buono. own against top-tier ninja like Zabuza, Pain, and even his old friend Obito. Back from the dead and evil now, because why not? Kakashi can definitely compare to fellow ninja master Jiraiya, who can blow up mountains. That takes over 18 megatons of TNT. And he's caught and sliced lightning. Based on the distance it moved before he caught it, he must have reacted within 70 microseconds and moved over 2,000 times the speed of sound.
Sounds like Ninja President material to me. Not too shabby. Ninja President material. Did I forget to mention that? Because he totally does. Kakashi of the Sharingan is nothing if not full of surprises. Right now, all I can give you is just death. Il doppiaggio inglese di Bakugan. Che santo cosa hai tirato fuori? But first, you know what's the best friend for teachers like these two? Beer. This episode of Death Battle is super special because it's home 3 Approvo. web dance and 3 Questa me la... Questa voglio soltanto godermela. Hold it. You're in Konoha territory. I have some questions, if you'll come with me. You want to go home and keep reading your book? I want to go home and keep reading my book. After I kick your ass! Nice. Dai, Ben! Vai, fagli il culo! Dai. Not enough? Well now, you've fallen for the deadliest stratagem we ninja know. 1,000 years of death. Don't try it. I have the high ground. Excuse me? Va bene, è successa questa cosa. I guess I have the high ground. Oh, I don't think so. Most impressive. But I see you. Fire style. Ah. Nice. Be mindful of your thoughts, Obi-Wan. They betray you. Ah, questa mi è piaciuta. Obi-Wan questa cosa la farebbe. E paradossalmente è Kakashi che non farebbe quello in realtà. In effetti, se non sbaglio, non le ha praticamente mai usate arti illusorie Kakashi. Gen, no, mai. Che può farlo tranquillamente, però. Sì. Don't give up. Trust in the Force. Ok. So uncivilized. Salutations. Well, Kakashi may have been able to beat Obi-2, but he just couldn't handle Obi-Wan. Kakashi's wide array of moves certainly kept Kenobi on his toes, but the Jedi's arsenal was far more powerful and versatile than you would think. Yeah, like how chakra is an internal life energy with a limited supply, but the Force is external and everywhere. Obi-Wan couldn't exactly run out of it, and Kakashi couldn't copy Force techniques. Because, I mean, he's using external force, not internal chakra. Totally different. As for brute power, Ninja Mountain busting and Anakin's dreadnought telekinesis were fairly comparable. However, Kenobi matched Anakin's force power well after he had become far stronger than that. This is the chosen one we're talking about here. Other Jedi have done some crazy stuff,
like throwing a fleet of star destroyers out of a solar system in seconds and Vogliamo stopping davvero a whole planet avventurarci from da going quella parte kaboom. del fan Oh, and you know how del Obi-Wan canon? tore apart Grievous's armor with his bare hands in Revenge of the Sith? The same armor designed to survive starship cannons. It withstood a blast that annihilated a subterranean city and almost collapsed the surface of a planet. I seriously doubt Obi is physically strong enough to rip that armor apart. But apparently the Force is. Even Kamui wasn't a reliable option, since Kenobi's reaction speed was nearly 70,000 times faster than Kakashi's. More than quick enough to avoid Kamui, especially with his precognition. But we can hear you shouting in the back. What about Kakashi's dual Mangekyo Sharingan that Obito gave him? And the perfect Susanoo? It's difficult to justify granting those to No, Kakashi cazzo, at all, nel senso che because they Kakashi aren't possa usare il really Susanoo. his. He Dio could only use them when madonna! Obito's spirit briefly possessed his body. Even if he did, the results E, probably wouldn't e change grazie che non much. l'hanno usato Remember qua. that hip guy who moved a black hole? Yeah, he was directly compared to Obi-Wan by Luke himself. If we're to take that at face value, this means Kenobi could theoretically call upon the Force to exert nearly 14 petatons of TNT. Way Excuse more me? than what Kakashi was packing. And even then, Obi-Wan could just crush his organs. Shit, man, don't mess around with Jedi. I know it can seem strange to hear about Jedi being this powerful and deadly, but think of it this way. Part They of are. the reason why the Jedi Code is They so fucking strict are. is because of this immense power at their fingertips. The Code tries to keep them, civilized in a way. But when you enter a death battle, throw those morals out the window. We're looking for who wins a no-holds-barred fight to the death. Kakashi had many impressive tools, tricks, and techniques, but Kenobi's brilliant speed, overwhelming force, and greater level of power won this bout. In the end, Obi won. The winner is Obi-Wan. Kenobi. Obi-Wan. Che brutta! Hey, thanks for watching Obi-Wan. this episode of Death Battle. Obi-Wan. No, quella versione di Yoda di Tartakovsky era incazzatissima. Minchia. Cioè, cosa... Dice, vede presente il ranocchietto calmo, tranquillo, che se ne sta su un pianeta di merda in culo alla galassia a non fare assolutamente niente, mentre la sua la galassia che ha giurato di proteggere sta andando a donne di facili costumi? Ecco, lasciamo perdere. Questo tira giù le astronavi con le cioè, così. Letteralmente gli fa così e tira giù le astronavi. Mamma mia. Bello, godo. La cosa del Susanoo di fine del finale di Naruto non mi è dispiaciuto come espediente narrativo, ma hanno fatto bene a non usarlo qui. Anche perché non era di Kakashi quel... No, è tremendo questo. Incazzatissimo questo Yoda. Anche perché tecnicamente non è di Kakashi quel potere. Davanti a un'intera flotta. Lui sta lì a fargli brutto. Ma guarda. Quanto è bello il Clone Wars di Tartakovsky. No, dicevo sì, perché vabbè... Nella guerra veramente un sacco di gente inizia a fare robe che di regola non dovrebbero essere capaci di fare. Appunto, Kakashi non dovrebbe essere capace di usare il Susanoo, ma lo usa lo stesso. Oppure la prima volta che utilizza il Kamui in Shippuden è letteralmente detto che lui può utilizzarlo giusto un paio, tipo 2 o 3 volte per, diciamo... Sì, il concetto di esaurimento del chakra viene buttato via molto presto in Naruto Shippuden. Anche quello, cioè, dicevo letteralmente posso usarlo tipo 2 o 3 volte per scontro perché ogni volta che lo uso mi affatico, perdo la vista, cazzi, e poi lo scontro nel Kurobito lo usa 50 volte a cazzo uno dietro l'altro senza il minimo problema. Vabbè, queste sono... C'era una spiegazione a quell'aumento di chakra, perché se ricordo bene c'era quel mezzo espediente di Naruto che passa un po' di chakra della volpe a tutti quanti. No, ma questo succede prima però. Perché lui Kakashi sta combattendo contro Obito dentro la dimensione Kamui, quindi sarò lì per cazzi loro. No, era giusto per capire come funzionava, che io non me la ricordo quella parte lì. E poi non dimentichiamoci la bellissima scena di Madara che strappa un occhio Kakashi al volo.
E Kakashi neanche la minimo reazione, gli ha proprio appena strappato un occhio, però lui sta lì, chilla, tranquillo. No, letteralmente si rubano occhi come se fossero portafogli. Cioè, quella cosa... Allora, la cosa del rubarsi i poteri oculari, se permetti, come concetto è fighissimo. Però mi sarebbe piaciuto che lo avessero fatto con, tipo, ok, catturo questo nemico alla Danzo. Cioè, catturo... c'ho un tot di gente qui che sto combattendo contro... Invece di ucciderli, li catturo tutti, li porto in un laboratorio stile Orochimaru con i cadaveri appesi al soffitto tipo prosciutti e comincio a fargli un'operazione tremenda per strappargli gli occhi e con un'operazione un po' meno tremenda, si spera, me lo impianto dentro di me così c'ho il suo potere. Bellissimo! Però come l'hanno reso in Naruto è tremendo, cioè veramente un portafoglio. Alla Resident Evil. Che poi a un certo punto in Naruto Orochimaru ha letteralmente creato una fabbrica di Sharingan. Sì, ha letteralmente creato degli Sharingan in come si dice, in massa produzione, in serie. Cioè, la produzione in serie di Sharingan. Vabbè, come sputtanare il tuo world building secondo Masashi Kishimoto. E vabbè, cose che succedono. Morale della favola, ha vinto Obi-Wan e io godo tantissimo per questa cosa. Me too. E ora, e ora, ragazzi, il motivo per cui tutti noi siamo qui. Non sto scherzando. Penso che siamo tutti d'accordo. Tutti vogliamo che vinca Leone, vero? Certo, ma scherzi? Tra Orochimaru, Max Power e Naraku chi vincerebbe? Oh signore, oddio, in effetti mi verrebbe quasi da dire Orochimaru, perché alla fine Naraku non è che abbia chissà quali poteri incredibili o tecniche particolari alla fine. Sì, è solo... Allora, Naraku è duro in culo da buttare giù perché scappa. Ogni c'ha talmente tanti... È talmente tanto capace a crearsi vie di fuga che è un casino... È un casino tirarlo giù in Inuyasha. Naraku non lo tirano giù perché non lo prendono. Non sono capace a prenderlo questo. Ogni 3x2 è da qualche parte. Max Power con la sfera degli Shikon probabilmente Naraku potrebbe essere superiore, però no, 99 su 100 direi Orochimaru. Sì. Orochimaru, hai specificato Orochimaru Max Power, quindi senza l'imposizione di coso del terzo Kage, no, è molto molto forte. Scooby-Doo, the miraculous mutt from Mystery Incorporated. Courage, the cowardly dog straight out of nowhere. Canis familiaris, man's best friend, the dog. No animal companion has stood by humanity's side as long or as loyally. Even and maybe especially these two yellow... Stoppa un secondo! Se facessero un doppiaggio italiano dello scontro, allora apparirebbe identico a State Gone, dal momento che i doppiatori di Scooby-Doo e Leone sono gli stessi di Alastor e Vox in italiano. Cosa hai tirato fuori, Lore? Questa cosa è meravigliosa. No, questo è magico. Questa è veramente magica. Magico, cazzo. Or dogs. He's Wiz and I'm Boomstick. And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win. Che detto di Scooby-Doo e Leone, weapons, armors e Throughout skills. the ages, countless philosophers have posited che the dire. same question time and time again. Scooby-Dooby-Doo, where are you?
pretty much everywhere. From cartoons to comics, from video games to board games, from live theater To the most incredible major motion picture of all time, he's the greatest Dane since Hamlet. But his monumental presence in popular culture belies his humble origins. Born to Momsy and Dada-Doo in Dewsville, USA. Dewsville ain't what it used to be ever since they moved all those manufacturing jobs to Bangladesh. The young Scoobert was adopted by the Excuse me? Rogers family and their prodigal gluttonous son, Norville, better known by his friends as Shaggy. Those friends being Velma Dinkley, Daphne Blake, Fred Jones, and sometimes... With their powers combined, they are Mystery Incorporated, a cadre of Com'era? snot-nosed teenagers traveling the Abbiamo Nixon-era promesso di non United parlarne States mai with più. pushed-up boats, foiling seemingly paranormal crimes and unmasking corrupt authority figures. All of whom definitely would have gotten away with it too if it weren't for those meddling kids and their dog. Scooby is indispensable in Mystery Inc. investigations. Great Danes were bred by 17th century German nobility to hunt bear, boar, and deer, which means he's a master tracker. Scooby's super sniffer nose can root out the bad guys no matter how well hidden. They were called Kamerhunda, or chamber dogs, because they stay in their prince's chambers and protect them from assassins. Such brave, fearless doggos. Too bad for Che Shaggy and the figata! gang, Questo non lo the apple sapevo. didn't just fall far from the tree, it defied the laws of Newtonian physics and rocketed into space at the speed of light, because Scooby is an absolute coward. He's terrified of his own shadow and constantly anxious about everything imaginable. And his only motivation is his delicious Scooby snacks. Which makes it so baffling that he's actually kind of a badass. Scooby's a master of the dupe, a classic technique of cartoon tricksters. Sometimes called the power of positive assertion. Scooby flexes his mastery of disguise to fool would-be attackers, like seducing zombies as a belly dancer, or tricking a jester into entering an existential crisis. This man was so thoroughly convinced to rethink his entire life, he went all the way home and got into bed before realizing he'd been fooled. Obviously, these experiments shouldn't work at all, but Scooby's just so supernaturally talented, they just do. See, this is a perfect example. No one in their right mind would think that that's anyone but Boomstick in an awful wig and makeup. That's my mom. I'm so sorry, man. These sound completely impossible. That's because they are. You might have thought of the Scooby-Doo series as being pretty grounded with all its men and masks, but then one day, the mask did not come off. That's right. It's terror time again. The monsters started being real. And Buon film, tra l'altro, l'Isola degli Zombie. Remember those Scooby snacks? They started to give him a physical boost in strength, kind of like Popeye's spinach. Sarà perché l'ho visto da piccolo, ma il live action di Scooby-Doo non dispiace. Opinabilmente il miglior film della storia del cinema, subito dopo Dodgeball. Robotic armor, force field, super intelligence, and Panther. Yeah, nano machines. Excuse me, And we're just getting started. Aspetta un attimo. Everything from those snacks with nanite technology, giving them a variety of different effects. Everything from invisibility, robotic armor, force field, super intelligence, and Panther! Yeah, nano machines, dog. And we're just getting started. He can stretch and wash his body any way he likes. No, che abbiano citato Metal Gear Solid Rising è poesia. His soul was literally scared out of his body, and both his body and soul kept going at the same time. That doesn't make sense. He can appear in multiple places at once, ignore the laws of gravity, rewind time with his time scepter or super speed, draw things into existence, and mess with the plot of his own show. Things getting a little too spooky for him? He'll just cut the commercial break. He's also got weapons like the Super Spooker 3000, a gun that instills fear into the hearts of man. And no, not like an actual gun. It literally shoots fear. Or the Chest of Demons, an ark containing 13 monstrous ghosts. Ghosts! Should you be trapped within its grasp, your body and soul will be imprisoned in everlasting torment in this heretofore undiscovered 10th circle of hell. Neat. No, fermi un attimo. Scooby-Doo può fare il Mafuba? Scooby-Doo può fare il Mafuba? The more you know. Aspettate un attimo, ragazzi, che sta scaricando la batteria. Torno subito. Vai. E niente, succede.
No, allora, ora stavo scherzando, Davide, che il ritorno dell'isola degli zombie, se non ricordo male, è molto inferiore al primo. Ricordami, correggimi se sbaglio, ma mi pare sia parecchio inferiore al primo. Il ritorno sull'isola degli zombie, se non sbaglio, scusami, Ritorno sull'isola degli zombie. Ah, quello recente. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Che non ne ho idea. È carino, ok. Beh, se hanno fatto una specie di remake, diciamo, dell'originale, immagino sia buono. Remake, sequel, comunque, visto che l'isola degli zombie, aspetta, di quando è? Prima del 2000. L'isola degli zombie, 98, sì, infatti, prima del 2000. Poi vado a vederla, grazie. Tanto se lo trovo. Immagino, ma sì, ora che ci penso, effettivamente ricordo di averne sentito parlare di sto film, solo non ci avevo fatto molto caso. Lo recupero volentieri. Grazie mille, Davide. No, però l'isola degli zombie, il primo è un buon film, assolutamente un buon film. Il live action di Scooby-Doo, il primo, è, penso, uno dei migliori casi di So Bad It's So Good che io ricordi di aver visto da piccolo. Ma entrambi, sia il primo che il secondo anche più del primo, perché è ancora più brutto. Il secondo film che è stato editato esclusivamente perché James Gunn voleva uccidere Scrappy-Doo. Sì, quello. Grazie. Il 3 e il 4. No, ti prego, non ne parliamo del 3 e il 4. Un saluto a Gello Apocalypse che ci guarda sempre. Non è vero, certo. però sarebbe bello se lo facesse. A proposito di noi Gello, li guardiamo. A proposito di Gello, ragazzi, vi ricordate la sua serie che noi abbiamo visto insieme, Epithet Erased? Che buono, l'ho anche citata nel mio ultimo articolo. Bello! E se volete è finalmente disponibile in formato cartaceo il fumetto che fa da sequel alla serie, cioè praticamente la seconda stagione di Epithet Erased, Prison of Plastic. Potete già preordinarlo su Amazon. Io l'ho già fatto, e quindi se vi è piaciuta la serie e volete sapere come va avanti, ora potete finalmente farlo. Allora, io ho un solo problema riguardo i fumetti da ordinare da oltreoceano. Sono povero. Quindi vedo un attimo come organizzarmi, perché mi piacerebbe continuare a vederla Epithet Erased. No, ma lo trovi proprio tranquillamente su Amazon, normale. Lo vedo proprio Prime. Non è una spesa oltreoceano, cioè sei proprio su Prime, cioè su Amazon normale. Tra l'altro, vado un attimo a controllare a quanto... Beh, te lo dovranno spedire da qualche parte. Ah, ok, c'è anche su Kindle, perfetto. 10 euro. Esce a marzo di quest'anno. Mm-hmm. E io un po' quanto l'ho pagato? No, credo sia solo in inglese. Sì, ovviamente solo in inglese, ragazzi. Sì. Dove? No. Dove cazzo stava? Modifica ordine? No? Ok, 24 euro. Buono. Veduto direttamente da Amazon Prime, quindi tranquilli ragazzi, non dovete pagare spese di spedizione perché arriva dall'estero, perché direttamente da Amazon. Ok. Ottimo.
Andiamo avanti. Electromagnetic waves, survived being at the epicenter of an explosion that blew up time and successfully performed the Zabrinsky Triangle with Shaggy and Maddie Ziegler. The Zabrinsky Triangle is a Beh, dance so è un unbelievably superpotere. dangerous that even imperfect executions have caused widespread destruction. When performed perfectly, it was so beautiful it literally lit up the entire universe and blew up the enormous snow globe containing it. It makes sense if you watch the show. Actually, no, it doesn't. Taking this literally, we can measure the volume of the broken No, glass ti compared to the prego. size of our entire cosmos within it. In order to shatter what is essentially an enormous glass superstructure, each dancer would have to be generating enough energy to destroy our universe 11 quintillion times over. That's right. Maddie Ziegler is a universe buster. With Scooby-Doo as their nigh omnipotent mascot, Mystery Incorporated has saved the world from Definitissimo alien le- invasions, wielded the power of a yellow lantern ring, and was even made a member of the Mystery Analysts of Gotham by Batman himself. Yes, Batman, the world's greatest detective, recognizes Scooby's skills. Even facing down and defeating the evil entity, an eldritch dark god, and surviving Quello è an Malamar. attack which rewrote Sì. all of reality. Yeah, you know, the talking dog that crossed over with the Harlem Globetrotters and Don Knotts defeated Satan. No biggie. So, where is No biggie. Scooby-Doo? He's solving mysteries and saving the world with his found family. Also, he's an alien. Wait, what? Aspetta, cosa? Family. Also, he's an alien. Perché fai domande, Doc? Quindi questo spiega tutto, quindi. Beh, no. Comunque sì, io ci voglio tornare di nuovo a Luca Comics quest'anno, Davide. Tu, Riccardo? Io ci vado a prescindere. Perfetto. Allora ci rivediamo a Luca Comics anche quest'anno, ragazzi, sperando che non piova di nuovo. Wait, what? Dai, Leone! We interrupt this program to bring you Courage, the Cowardly Dog Show, starring Courage, the Cowardly Dog. Abandoned as a pup, he was found by Muriel, who lives in the middle of nowhere with her husband, Eustace Bass. But creepy stuff. No, scusate, In the middle of nowhere with her husband. questo frame mi fa troppo ridere. Lui che vola sulla poltrona, legge, non se ne sbatte il cazzo, che sta a mezz'aria. Questo frame è bellissimo. Eustace Bass. But creepy stuff happens in nowhere. It's up to Courage to save his new home. Stupid Wiz, you made me look bad. Ooga booga booga! You're breathing on me. Get away. Sorry, but who wouldn't be excited for one of animation's mightiest mutts? Courage is an adorable pink beagle with a heart of gold and an undying love for his doting Scottish mistress. Beagles are hare hunters with intense separation anxiety, excellent senses of smell, and a set of lungs that'll knock your socks off. All of which fits Courage to a T, especially the howling part. To be fair, Courage has a lot to howl about. Nowhere USA is a magnet for interdimensional weirdness, attracting some of the strangest freaks in the world. Like master criminals, cats, and LeQuack, mattress demons, mummies, weremoles, mad scientists, gods and goddesses, aliens, robots, alien robots, this chicken, the king of flan, and of course, the United States government. And poor Courage is absolutely terrified of all of it. But his devotion to Muriel means he'll always step up and fight the good fight. Good thing he's kind of a genius. He's a brilliant engineer capable of whipping up the most devious of traps almost instantly. And he's got an unending supply of tools at his disposal. Everything from his trusty mallet to grappling hooks, ray guns, flamethrowers, chainsaws, bombs, beagle-sized cannons, yo-yos, a mind control helmet, vampire hunting gear, and the God Bone. An ancient artifact that is completely irresistible to any mortal dog, forcing them to lick it until they die. Except for Courage, of course. I guess if you have the willpower to stare down a gigantic purple foot mobster, you can resist even the most delicious of treats. And he can pull all of this stuff out of his ass anytime he wants. He always has exactly what he needs. All thanks to his computer named Computer. A sentient desktop which knows almost anything and everything, even if he has a bit of an attitude about it. Which means he's always prepared, especially when he can shapeshift his body into literally anything he can think of. From inanimate objects to monsters to different animation mediums entirely,
Courage usually uses this as a form of charades to communicate with others, but don't get it twisted. These aren't just visual animation gags. His body is actually shapeshifting. Courage's body is a canvas upon which his imagination runs wild. He can stretch to crazy lengths, shrink to microscopic sizes, turn Secondo una invisible, teoria lui sarebbe un cane anywhere he satanico che wants, protegge i or suoi padroni dai duplicate pericoli. himself. Beh, togli il satanico ed è esattamente quello che è. Oh, he still feels pain, but apparently his sheer terror overrides it. Like the times he tore himself in half or turned himself fully inside out. The dude somehow vaporized his entire body completely without even ash remaining, and he just popped back good as new. Classic cartoon shenanigans, but technically anatomically correct. Until it isn't. Courage can create objects from his imagination and often breaks the fourth wall, directly addressing the audience. Now, you would think being an impossible-to-kill force of nature would boost his confidence a bit, but isn't that what anxiety does to you? It undermines your sense of self-worth and magnifies the problems around you. Sure, but Courage is also fighting gods just as powerful as himself. Like this enormous alien which Un could ritorno spike di meteors Leone il so cane hard it fifone spun the Earth 1,000 di years Leone into il the cane future. fifone That's crazy. oggi Then Courage got shot out of non a cannon saprei. and punched him through the moon. Sarebbe only comunque to get slapped interessante. by that same alien and Ma sent una volta non crashing avevano back to annunciato the una serie planet, and prequel he su was Leone il cane fine. del tifone. Courage is strong enough to physically patch up holes in the ozone layer, Ma hold ci abbiamo stars creduto. in his hands, and scream so loud he shattered the sun. A scream like that would be like getting hit with over 100 septillion hydrogen bombs all at once, which Va is, bene. you know, a lot. And keep in mind, the sound waves of his scream would have had to travel through the near vacuum of space. Basically, a complete scientific impossibility. Next time you replace my beers in the fridge with LaCroix, I'm getting my boy Jack Spaniels to blow up the sun. You've been warned. That's not all. One time he operated a Peloton controlling a UFO and pedaled it fast enough to fly past Saturn, enter hyperspace, and cross the Milky Way galaxy. Though Courage's greatest challenge came from inside his very home. A monster who tortures his poor pooch every single day. A depraved, psychotic motherfucker. The true Prince of Darkness. The greatest villain in cartoon history. Eustace. He even collected all of Courage's greatest foes like a Legion of Doom, all to mercilessly beat Courage to a pulp in a game of dodgeball. He gives all rednecks a bad name, Wiz. I want to end him. Low. Okay, well, Courage's accumulated PTSD always held him back until he met a kindred spirit, another cowardly monster-hunting hound. Scooby-Doo. Oh yeah, I remember him. Together, they discover the source of Nowhere's weirdness, a dark matter meteor that controlled reality itself. Originally, the meteor that wiped out the dinosaurs, its dark matter can rewrite the laws of physics, control minds, and turn Courage into a giant kaiju. Taking the meteor for himself, Courage finally faced his fears, defeating this cicada queen goddess thing and saving his family once and for all. Yes, even Eustace. Shit! So let that be a lesson to any who would encroach upon the bag's humble farm. It has a protector. He may be small, and he may be scared, but standing up to our fears is what makes us brave in the first place. That's why his name is Courage. Nice. Comunque, per quanto riguarda Leone il cane fifone, mi piace molto la teoria secondo cui in realtà Leone è un cane normalissimo che vive in un posto normale, ma tutto quello che ha intorno, siccome lui è un cane, lo vede come mostruoso. Tutto quello che vagamente può pensare di infastidire o mettere in pericolo i suoi padroni, lui lo vede come mostruoso e tremendo. Bello. This episode of Death Battle sponsored by Shady Rays. Are you really new? Shady Rays. All right, the combatants are set. We've run the data through all possibilities. It's time for a dog battle! God, when I say it like that, it sounds... Ariel? Maggie?
Ok. Ok. What do I do? What do I do? Robert's got it! Robert's got it! Come on, come on! Va bene. Vabbè, la Giusto. gag ci doveva essere. Per forza. Lecit. Immagino avesse senso in America. How to defeat a great Dane with a speech impediment, eh? You twit. O no? Oh no. All dogs love their bones, don't they? This could be bad. My name isn't Chad James. And it's not. L'ultima volta che ho visto succedere una cosa del genere ha vinto Ashura. Esatto. Stupid dogs! You made me look bad! What's her? Well, ow! Cut me out! Ciao bambini. Well, no, I hate that stupid dog! KO! Wait, what? Who won? Wiz, as happy as I am to avoid on-screen dog murder, wasn't one of them supposed to die? Not since the Great Norris Sancho Singularity event of 2015 have we had a result like this. It can't end like this, right? Even with Courage's insane cosmic feats, you'd think the Zabrinsky Triangle would be enough to seal the deal. But both pooches could regenerate from basically any kind of physical damage. Both were incredibly smart in different ways. Scooby was more of a trickster with his dupes, while Courage was a scheming genius. Computer could have given Courage the edge if not for their canon crossover, where it failed to have solid information on Scooby and the gang. So I guess it came down to their unique abilities. And for 90% of their arsenals, they were evenly matched. Transmutation, mind control, you get it. They're tunes with basically anything, except for the Chest of Demons and the Dark Matter Meteor. Sure, the chest could theoretically always trap Courage, but he'd always be able to escape and destroy it with the Dark Matter Meteor. But Scooby could repair the damage by reversing time and then trap him again. And then Courage would break out again. You know where this is going. Ultimately, this battle between man's best friends would never end. But this is a death battle. Somebody has to die. Someone did, Wiz. Someone did. Someone Tell you that did. you're kind of scary sometimes. I don't like dog killers. Scooby and Courage were incredibly tough opponents Bravo. that could go blow Bravo, for blow Boomstick. for blow. They were smart, powerful, and incredibly broken.
Doggone it, Wiz. I guess you could say Eustace had one hell of a rough day. I shih tzu not. Oh, those were powerful. Stop. This battle is a draw. Primo Hi, I'm Ben. pareggio, Wiz. Thank you quindi. so much for watching. Primo, We are about to diciamo, ufficiale pareggio. E devo dire la verità, ci sta come risultato. Sì, dai. Talmente, cioè, ha talmente poco senso come scontro che era necessario sto risultato, anzi. Cioè, io posso dire che questa sequenza mi ha genuinamente gasato? No. Ne abbiamo già diversi in lista, però manda pure. Cioè, nemmeno Manda pure, Davide. Nemmeno l'urlo di Black Canary è così potente. È incredibile. Beh, che dire. Quanto adoro ste cose. Adoro ste stronzate. Internet. Sì, vabbè. Quindi, cari ragazzi, e anche per questa sessione di Death Battle è fatta. Vediamo un po' che cosa ci attende settimana prossima. Allora, abbiamo Ganondorf contro Dracula. Excuse me, what? Zelda contro Castlevania. Ragazzi, Ganondorf contro Dracula. Scusa un secondo, Davide. No. Proprio no. Prego. Poi, oddio, Alucard di Helsing contro Dio Brando di JoJo. Questa sarà una battaglia epica. Cioè, ragazzi, ho visto solo i primi due e settimana prossima sarà già probabilmente la giornata più bella di questa serie che stiamo facendo. Voglio dire, oddio. Prego. Che altro abbiamo? Goro contro Machamp. Contro Machamp. Va bene. Vabbè. Sfida tra quattro braccia. Batman contro Iron Man. Che stranamente è la cosa più normale che c'è qua in mezzo. Batman contro Iron Man. Beh, considera che Goro contro Machamp sono soltanto due tizi che si prendono a pugni 2 volte più forte. Wow. Ultimo? No, sono questi 4 qui. Ah sì, è vero, ne guardiamo 4, sono scemo. Ci sto ancora pensando ai sti 2 qui. Oddio. Sarà molto figo. Sarà molto figo. Ok. Siamo arrivati anche alla fine di questa live. Raidiamo alta? È in live? Yes. Bene, allora faccio un bel raid. Un po'. Ok, ragazzi, non ve ne andate, che adesso vi mandiamo dal buon Alt Attack che è in live. Io ringrazio come sempre tutti quelli che hanno visto di oggi, quelli che la recupereranno in seguito. Allora, segui raid. Vai. Allora. Scriveteci nei commenti di YouTube cosa ne avete pensato dei video che avete visto oggi, quali Death Battle vi piace vedere in futuro, li segniamo e poi quando sarà ci andremo a vedere. Gradirei per favore, Davide, che non ci fossero mai Little Pony di mezzo. Noi ci vediamo giovedì con una live dedicata a Ruby, ragazzi, perché ci sono un paio di cose da vedere e niente. Ricordate sempre che se esiste può essere recensito, che animato è meglio, sempre comunque.
leggete Sonic della IDW, recuperate il sequel di Happiness Erased e niente. Buona Ciao, serata. gente.